Oggi parliamo di un compositore ungherese, Béla Bartók. Questo compositore è nato a Nagyszent Miklós nel 1881. Nel 1881 Nagyszent Miklós era in Ungheria, adesso in Romania, però sappiamo che la geografia è spesso in movimento. Ed è morto a New York nel 1945. È un pianista, un compositore e un etnomusicologo. Questo suo grande studio per la musica folk, contadina, popolare sarà importantissimo per la sua produzione, per tutta la sua quantità di musica e per il suo modo di vedere anche la musica. Da un punto di vista biografico abbiamo la prima parte della sua vita piuttosto faticosa. Muore il padre quando lui aveva 7 anni e anche da un punto di vista proprio di sua salute non era proprio particolarmente robusto. Con la morte del padre sarà costretto insieme alla sorella e alla mamma a vagare per tante città fino a che si stabilirà a Pusogne, dove riceverà un'accurata educazione musicale. Ecco, da qui parte quella che è la storia musicale di questo compositore. Lo ritroviamo poi come professore di pianoforte a Budapest, all'Accademia di Musica, e l'aspetto che gradualmente procede e che gli dà uno spessore diverso, una qualità e una caratteristica particolare è questo suo studio, sempre più approfondito, sempre più ricco di quella che abbiamo detto è la musica folk, la musica popolare. Insieme a lui avrà come collaboratore anche un altro compositore importante, ungherese, Zoltán Kodály. E proprio questa ricerca, questo andare sul campo, si trasferiva, andava direttamente a cercare le persone, i contadini, che avevano questa memoria delle tradizioni popolari, dei canti popolari, li trascriveva, quindi fa una raccolta e colleziona una quantità di melodie notevolissima. Penso che sia intorno, anzi, oltre 10.000 melodie ha studiato, raccolto e catalogato. Queste melodie sono rumene, ungheresi ovviamente, slovacche, ma anche serbe, anche bulgare. Ecco, questo allargare gli orizzonti, quindi cercare non solo in Ungheria, ma anche oltre, gli porterà anche qualche critica, perché ovviamente nasce nel 1881, muore nel 1945, in quel periodo i venti nazionalistici sono piuttosto presenti e quindi non sarà visto di buon occhio questo aspetto da allargare la visione oltre la sua terra natia. Ma è una cosa a cui lui tiene moltissimo. È una cosa importante, quello che secondo me sostiene il dire la musica, in questo caso lo studio della musica popolare, non è che rimane confinata nei bordi della mia nazione e quindi dentro ho questo, fuori è tutta un'altra cosa. Molto spesso la mia musica lì vicino al confine è molto simile alla tua, magari ci sono delle differenze, delle influenze, ma sono sempre un arricchimento. Le influenze straniere sono un arricchimento. Se io rimango nei miei bordini, ecco che stagna tutto, rimane tutta acqua ferma, non c'è una fonte nuova a cui attingere e ricambiare. E questa cosa ovviamente sarà apprezzata da alcuni, ma come ben potete immaginare, non da altri. Però questo suo studio, questa sua musicalità anche diversa, perché tutta questa raccolta musicale entra. A lui piace moltissimo, dirà, da questa musica io mi sono liberato poi di quello che era, cito le sue parole, il dominio tirannico della tonalità maggiore e minore. Cosa vuol dire? Le musiche popolari molto spesso sono
più libere, si rifanno anche a tradizioni molto più lontane, con costruzioni proprio compositive che non seguono per forza le regole accademiche della composizione tradizionale, vedi, modo maggiore, modo minore, ma sono più libere e queste cose lui le coglie e le inserisce nella sua musica in modo abbondante. Quindi a livello nazionale comincia ad ottenere un buon successo, quindi è riconosciuto anche come uno dei principali esponenti della sua generazione. E anche alcune sue composizioni si allargano, arrivano a livello mondiale, vengono conosciute e riconosciute. Vi elenco un po' di composizioni, così magari potete anche andare a cercarle. Allora, al di là di tutte le composizioni pianistiche, che sono sicuramente una buona quantità, tra cui il famosissimo, magari famoso, Allegro Barbaro, che poi ascolteremo, quindi poi ne riparleremo, ma anche quelle pedagogiche, tipo Microcosmos, oppure anche composizioni orchestrali come Dan Suite, i 6 quartetti che sono riconosciuti ed apprezzati, o la pantomima particolarissima, il Mandarino meraviglioso. Ecco, tutte queste composizioni lo porteranno vicino al rango di personaggi, compositori noti e famosi tipo Schoenberg o Stravinsky. Ecco, questo per darvi l'idea del peso che aveva in quel periodo. Quando si avvicina la seconda guerra mondiale comincia a capire che non è più il momento di rimanere lì in Ungheria e quindi comincerà a organizzare la sua partenza per gli Stati Uniti. Non ci saranno più raccolte sul campo di musica popolare. Uno dei momenti in cui lui racconta che l'hanno particolarmente disgustato è quando riceve un famigerato questionario in cui gli si chiedeva dei suoi nonni se erano di razza tedesca o di razza affine o non ariani. Ecco, questa cosa ha detto: primo, non compilo niente, secondo, organizzerà la partenza, si trasferirà a New York e lì morirà di leucemia. Qualche anno dopo, un po' di anni dopo, verrà riportata la sua salma a Budapest, dove ancora riposa. Adesso entriamo nella sua musica. Vi ho fatto una storia, raccontarvi il personaggio, e quello che avete sicuramente percepito è il filo conduttore di questa musica popolare, che emerge in tutta la sua musica. Lui stesso dice di sé e della sua musica: chiunque ascolti un mio brano, un mio pezzo, anche il più astratto, tipo un quartetto, ma anche ovviamente le danze o cosa, deve immediatamente percepire e capire che questa composizione non può essere stata scritta se non da un musicista dell'Europa orientale. Quindi deve riconoscere l'ambientazione e dove è collocato. Attenzione, dice Europa orientale, non solo Ungheria. Sempre questa visione di apertura mentale. E vediamo se ha ragione. Facciamo subito un primo ascolto. Vi faccio sentire la prima danza, l'inizio di questa prima danza, tratto dalla composizione Romanian Folk Dances. Ci siamo ambientati proprio geograficamente, immediatamente. Questa composizione è stata scritta nel 1917 ed è formata da 7 danze brevi. È una composizione molto fresca, molto immediata, molto semplice da ascoltare, ve la consiglio. Ed è ricca di contrasti, quelli che sono i contrasti dinamici, quindi l'intensità
forti, piano, tutte le sfumature, ma anche ritmici, anche contrasti espressivi, quindi si passa da un aspetto estremamente malinconico come nella quarta danza. Oppure, sempre per parlare di contrasti, a quello più vivace, sfrenato, come nella settima danza. Assaggi di questa composizione ben collocati anche con l'aspetto popolare, che sono temi, melodie, ricordi ben presenti. Adesso parliamo anche di quella composizione che vi ho citato all'inizio, l'Allegro Barbaro, che poi vi faccio sentire per esteso a seguire, in coda a questo video. Questa composizione Béla Bartók l'ha scritta quasi di getto, tra la fine del 1910 e l'inizio del 1911. E quando l'ha presentata, l'ha eseguita lui in pubblico per la prima volta, è stato un disastro, un insuccesso, uno scandalo quasi. Diciamo che le orecchie del pubblico e dei critici non erano assolutamente pronte per queste sonorità. Tra i vari commenti dei critici sono citate ad esempio alcune frasi come questo talento che si è smarrito ed è caduto in preda al disordine. Quando lo ascolterete, che vi consiglio di farlo, capirete cosa vuol dire disordine. È una composizione estremamente ritmica, ma non di facile e di scansione costante e rapida. C'è tutta quella freschezza proprio della ritmica della musica folk di quelle zone, che entra dentro in maniera estremamente incisiva. E questa cosa non era ancora così facile da sentire, era una novità. E come spesso accade sulle novità abbiamo bisogno di un po' di tempo. Poi diventerà una delle composizioni che richiederanno in continuazione a Béla Bartók di suonare, che anche lui poi citerà dicendo ma sempre l'Allegro Barbaro, mi chiedono. Quindi inizialmente un disastro, ma poi apprezzatissima. Vi lascio adesso a questo ascolto dell'Allegro Barbaro anche con la visione dello spartito, quindi avrete le pagine che si sfogliano seguendo il procedere del brano. Avviso perché uno non si spaventi, magari i meno esperti non è che riusciranno immediatamente a seguire al primo ascolto, al secondo, al terzo ritengo di sì, se hanno la curiosità di riuscirci, proprio perché è molto ritmico e poco melodico, non si riesce tanto a seguire la linea melodica, quindi bisogna preparare l'orecchio. Vi invito a questo ascolto con le parole di Roman Vlad riguardo a questo brano. Roman Vlad, musicologo e compositore, ha detto di questo brano: ha una forza vitale autentica ed è di formidabile potenza. Béla Bartók, Allegro Barbaro. Alla prossima!